benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi proseguiamo la serie di classifiche sulle band underground ma meritevoli, proponendone altre 10 che con ogni probabilità non conosci. Dopo la prima e la seconda puntata, che trovi elencate nella playlist qui sopra, torna oggi la serie di Top 10 con cui Heavy Metal Heaven cerca, nel suo piccolo, di realizzare uno dei suoi obiettivi base: far conoscere band valide che però sono poco o per nulla famose. Là fuori di gruppi simili ce ne sono davvero una marea. Inutile dire che questa non sarà l'ultima puntata, anzi. Per chi avesse perso le scorse parti di questa nostra serie, ecco un piccolo riepilogo. All'interno della top 10 le band sono elencate secondo il rapporto qualità-anonimati. Più un gruppo è famoso e più in basso sarà, e viceversa. Tuttavia anche la qualità musicale conta ai fini della valutazione. Per questo è chiaro che, come nei casi precedenti, anche questa classifica è solo lo specchio dei nostri gusti personali. Detto questo, non ci rimane che lanciare il solito disclaimer. Se hai fretta o non hai voglia di goderti la top 10 intera, abbiamo preparato per te una playlist dedicata, con un brano per ogni gruppo in classifica. Come sempre puoi trovarla al link qui sopra o in descrizione o alla fine del video. Fatta quest'ultima premessa, via di nuovo con un'altra infornata di gruppi meritevoli ma poco famosi. La band che abbiamo scelto per la 10ª posizione potrebbe stupire ben più di qualche nostro follower, visto che sono gli statunitensi While Heaven Welt. Non sono proprio sconosciuti, anzi negli anni hanno pubblicato anche con la Nuclear Blast, che a torto o ragione è l'etichetta top nel mondo metal. Eppure dopo Suspended at Aphelion del 2014 e lo scioglimento un anno dopo, il gruppo è caduto abbastanza nel dimenticatoio e a oggi se ne sente parlare ben poco. Un vero peccato, visto che il suo mix di epic doom progressive e power metal era davvero unico, trascendentale. Di band così ce ne vorrebbero di più. Rimaniamo nel doom anche col nono posto, per quanto la situazione degli Smolder sia quasi opposta rispetto alla band precedente. Questo gruppo di origine canadese è infatti in piena ascesa, ma per ora la fama non corrisponde ancora alla qualità eccellente del loro epic doom heavy metal con voce femminile. Sarà più classico di quello degli americani, ma sa avere un impatto eccesso grazie all'abilità di una band che ogni appassionato del genere gradirà di sicuro. Neppure il gruppo che abbiamo piazzato ottavo è del tutto sconosciuto, seppur non sia mai stato valorizzato quanto meritava. Stiamo parlando degli Intormentata Quiete. È difficile descrivere la musica di questi bolognesi, visto che il registro è cambiato di album in album. Ciò che si può dire è che però la maggior parte di essi sono dei veri gioielli. Purtroppo però è molto difficile riuscire a sfondare suonando avant-garde metal, specie se cantato del tutto in italiano. Un peccato, visto che la band meritava davvero. Rimaniamo nell'avanguardia musicale nostrana anche con la 7ª posizione, grazie ai Dawn of a Dark Age. Di questo progetto molisano ci siamo occupati in meno di un mese fa. Se ti interessa trovi la recensione di Transumanza qua su. E non per la prima volta. Per questo abbiamo potuto valutarne più fasi della carriera. In ognuna la band nostrana si è rivelata originale col suo black metal avanguardistico, venato da fiati e di recente anche di influssi folk. Soprattutto però si è rivelata sempre di livello elevato. Anche la band che abbiamo scelto per il 6º posto è una vecchia conoscenza di Heavy Metal Heaven. A eccezione dell'esordio omonimo, in pratica dei Mesmur abbiamo potuto seguire l'intera carriera. Una carriera in continua ascesa, con ogni album migliore e più maturo del precedente. Non è facile, specie se come loro suoni un genere in cui è semplice scadere nella noia come il funeral doom metal. Ma questa band internazionale ci riesce lo stesso, tanto da scavarsi una sua piccola nicchia. Peccato che, come l'avant-garde, anche il suo genere abbia un pubblico molto limitato. Per il 5º posto cominciamo a scavare nell'underground più profondo grazie agli Abnegate. Attivi soltanto negli anni 90, in pratica snobbati da chiunque, hanno lo stesso creato un paio di album interessanti, sia per qualità sia a livello di genere. Mescolare groove metal alla Pantera e grunge alla Alice in Chains non è da tutti, ma questo gruppo di Milano ci riusciva in maniera egregia. Merita quindi un ascolto da quei pochi fan di entrambi i generi. Da un genere tipico dei 90s a uno che si è sviluppato solo nel decennio successivo. Ai piedi del podio si piazzano i Beer Bear della Russia. Come si può descrivere il loro suono se non come puro divertimento? È quello a cui questa band punta col suo folle folk metal, non scevro di influssi estremi e che a tratti mostra anche un lato serioso, ma che in generale è concepito apposta per far festa. E lo fa in maniera eccellente. Peccato solo che i russi siano durati solo 2 album, prima di sciogliersi nel 2013.
Per il primo dei 3 gradini del podio abbiamo scelto una band forse un pelo più conosciuta rispetto alle precedenti, ma per qualità merita lo stesso di stare molto in alto: i Genus Ordinis Dei. Il nostro staff ne segue da tempo le gesta, che ho trovato eccellenti soprattutto per quanto riguarda il terzo album Glare of Deliverance, un gioiello tra i più splendenti dell'ultimo decennio nel suo genere. E se il mix di symphony, death e metalcore del gruppo non è originale come il suono di altri in classifica, in fondo non importa. Per il valore espresso e anche per la convinzione nella propria musica, questa band lombarda meriterebbe ben più fama di quella che già ha. Che classifica metal sarebbe senza almeno un gruppo scandinavo? In realtà potrebbe anche starci, ma al secondo posto di questa abbiamo deciso comunque di inserire gli svedesi The Night, altra vecchia conoscenza di Heavy Metal Heaven dai tempi della vecchia website. Nel corso del tempo non ci hanno mai deluso. Il loro modo di incrociare sonorità thrash più abrasive con melodie heavy power più melodico è unico e anche ben supportato da un grande livello di ispirazione. Ed è triste che con una carriera di oltre 20 anni e 6 full length questo gruppo svedese non abbia mai raggiunto la fama meritata. Stilare questa classifica è stata dura, valutare fama e grandezza delle band coinvolte è stato difficile e più volte ci siamo ritrovati a invertire posizioni e a cambiare gruppi per renderla più equilibrata. Anche la prima posizione è stata in bilico fino all'ultima, tuttavia alla fine abbiamo scelto i Compagni di Ballo. A questa band marchigiana chi ha stilato la classifica è legato in una serie di modi che sarebbero troppo lunghi da raccontare. Ma al di là delle esperienze e degli affetti personali, è oggettivo che la sua musica è di classe superiore, specie se parliamo dell'esordio omonimo uscito nel 2012. Purtroppo è l'unica traccia dello splendido heavy doom metal progressivo cantato tutto in italiano che la band suonava prima di sciogliersi. Un vero peccato. Per oggi abbiamo finito. Conoscevi qualcuna di queste band? Oppure ne hai altre da consigliarci per i prossimi episodi della serie? Dicelo nei commenti. In ogni caso, se il video ti è piaciuto ti invitiamo a mettere like, a condividerlo e ascoltare la playlist dedicata. Puoi anche iscriverti al nostro canale e cliccare sulla campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i contenuti che pubblichiamo settimanalmente. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.